A Namba Grand Fight 2024, oltre ad aver assistito alla conferma di Tam Nakano e Natsupoi come campionesse di cui abbiamo parlato nello scorso video, che potete recuperare qua al link qua sopra, insomma, abbiamo anche assistito ad una nuova sfida all'indirizzo di Mayu Iwatani e del suo IWGP Women's Championship. Tale sfida è arrivata direttamente dalla AEW e da una delle sue star. Stiamo parlando di Toni Storm, che dopo essere tornata a presenziare in Stardom a American Dream lo scorso aprile, dove aveva apertamente sfidato Mina Shirakawa per un match a Forbidden Door, ora si palesa di nuovo nella sua ex federazione, lanciando una sfida alla icona della Stardom. Mina-san, konnichiwa e bentornati sul canale. Prima di proseguire oltre vi chiedo gentilmente di lasciare subito un like, di condividere il video con quante più persone possibile e di iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti. Fatte le doverose premesse, possiamo tranquillamente tornare a parlare di ciò che attende il futuro dell'IWGP Women's Championship e di chi ne detiene il titolo. Il regno di Mayu Iwatani è iniziato esattamente il 23 aprile 2023, dove All Star Grand Kingdom sconfisse Mercedes Moné per laurearsi campionessa. Da quel momento in poi sono passati ben 512 giorni, ma il suo regno non ha mai veramente spiccato il volo. Purtroppo le sue difese sono state poche e casuali, diciamo, senza mai aver avuto delle costruzioni ineccepibili durante le sue poche rivalità. Credo che anche voi concorderete con me nel dire che una delle migliori rivalità legate a questo titolo sia andata in scena lo scorso febbraio, quando Mayu Iwatani difese l'IWGP Women's Championship contro Mina Shirakawa a The New Beginning, evento targato New Japan Pro Wrestling. Nelle settimane precedenti all'evento, Mayu Iwatani e Mina Shirakawa avevano avuto molti faccia a faccia e scontri sul ring che avevano coinvolto anche le compagne di Stars e di EXV. La rivalità si fece davvero interessante col passare del tempo e Mina Shirakawa fu davvero ad un passo dal rubare la cintura a Mayu Iwatani. Ad oggi credo che Mina Shirakawa sia stata l'avversaria più credibile e meglio costruita ad aver affrontato Mayu durante il suo regno. A mio avviso poco altro c'è da segnalare nel regno della Iwatani, a parte una bella difesa contro Utami Hayashishita nel 2023 e un'altra importante vittoria contro Sari a All Star Grand Kingdom 2024, evento andato in onda ovviamente lo scorso aprile. Capite però che come il tutto sia poca roba paragonato alla longevità del regno. Infatti, spesso e volentieri i fans di tutto il mondo hanno smosso lamentele verso la New Japan Pro Wrestling e la Stardom stessa per la gestione del titolo a tratti imbarazzante. Mayu Iwatani dunque inconsapevolmente si ritrova con una potata bollente tra le mani da dover gestire il poco aiuto da parte delle federazioni nel creare giuste opportunità per la campionessa in carica, fa sì che il regno della Iwatani sia sempre nell'occhio del ciclone. Ora però all'orizzonte qualcosa sembra essersi mosso, perché in effetti Mayu Iwatani avrà l'opportunità di mettere in palio il suo titolo in quel di Nagoya Golden Fight, prossimo pay-per-view che andrà in onda sabato 5 ottobre. In questo evento la leader di Stars dovrà quindi mettere in palio la cintura contro Toni Storm, una Toni Storm che, come dicevamo in precedenza, ha fatto capolino nell'ultimo pay-per-view della Stardom, sfidando appunto Mayu Iwatani. Toni Storm dunque tornerà a competere ufficialmente in Stardom dopo ben 6 anni. Nel suo periodo passato in Stardom tra il 2016 e il 2018, Toni Storm può vantare l'aver vinto numerosi titoli e prestigiosi tornei, scrivendo il suo nome tra le atlete più titolate nella storia della Stardom.
Tutte queste vittorie rende ad oggi Toni Storm una delle lottatrici più chiacchierate nella storia della compagnia, nonché la gaijin di maggior successo. Se da un lato però questa sfida ha reso felici i numerosi fans di Toni Storm, contenti del fatto di rivedere la propria eroina lottare di nuovo in Giappone, ha fatto storcere il naso ad altri, facendo imbufalire numerosi sostenitori della federazione nipponica, che avrebbero preferito vedere Mayu Iwatani difendere il titolo contro altro tipo di avversarie, in particolar modo contro avversarie non provenienti dalla AEW, perché appunto contro alla partnership tra queste due realtà. C'è anche chi sostiene che proporre Toni Storm come avversaria di Mayu Iwatani sia un affronto verso le lottatrici della Stardom stessa, e in realtà, secondo me, un pizzico di verità in tutto questo c'è. Voglio dire, non credo ci sia nulla di male nel dare una possibilità a Toni Storm, ma avendo nel proprio roster lottatrici del calibro di Starlight Kid, Azumi, Mina Shirakawa, Maika, Sayaka Mitani, insomma, la lista è davvero lunga. E proporre quindi Toni Storm mettendola davanti a tutte queste lottatrici è chiaro che possa dar fastidio a molti fans, e in realtà io questo posso capirlo benissimo. In realtà Toni Storm sarà molto probabilmente un avversario di transizione per Mayu, ma è ovvio che aspettarsi che di come fans in generale avrebbero preferito vedere spostati, ecco, mettiamola così, insomma, i riflettori su atlete della Stardom, e che fossero dunque loro a ricevere una possibilità contro Mayu Iwatani è cosa buona e giusta, insomma, una possibilità che anche nel caso di sconfitta avrebbe comunque permesso alla fortunata di turno di brillare in questa rivalità, anche perché è giusto sottolineare come lo scontro tra Mayu Iwatani e Toni Storm sarà comunque l'ennesimo match random di un regno che ancora una volta stenta a decollare, e forse, e ripeto forse, questo non è il modo migliore per dare notorietà ad un titolo che ha bisogno innanzitutto di essere protagonista di rivalità ben costruite e non di difese casuali contro avversarie casuali. Ora però, parola a voi. Fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Prima di salutarvi vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale. Sul sito web, così come sui canali social, potete recuperare articoli, approfondimenti sulle vostre atlete preferite e quant'altro, nonché rimanere sempre aggiornati con le ultime news, i risultati dei vari show e così via. Quindi se anche voi come me amate alla follia il wrestling femminile, Donne tra le corde è ciò che fa per voi. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. See you next time. Bye bye!